andiamo in Sicilia per fare un classico della tradizione piragusa, l'impanata di agnello e patate. Per le nostre impanate cominciamo dal ripieno perché dovrà marinare, quindi ci vorrà un po' di tempo. Qui abbiamo della carne di agnello già tagliata a cubotti e andiamo qui a tritare un po' di lardo. Lo tagliamo prima sottilmente, poi lo tritiamo grossolanamente col coltello. Facciamo così, mettiamo la carne di agnello dentro una ciotola, mettiamo nella carne dell'olio extravergine di oliva, ci aggiungiamo il lardo, mischiamo tutto, dopo il lardo aggiungiamo l'aglio. Potete indifferentemente aggiungerlo magari tagliato a metà e poi eliminarlo oppure schiacciarlo all'interno. Ovviamente io lo schiaccio perché è veramente molto gustoso questo piatto con l'aglio. Ecco, adesso è il momento di aggiungere sale, pepe e prezzemolo. Mescoliamo molto bene, copriamo la ciotola con la pellicola e poi portiamo la carne in frigorifero a marinare per un paio d'ore. Ora ci dedichiamo invece all'impasto delle nostre impanate, perché noi ne faremo 4. Diciamo che ogni impanata sarà una monoporzione, ma generalmente si può fare anche unica, intera e poi appunto tagliarla e dividerla. Quindi mettiamo la semola rimacinata di grano duro nella ciotola della planetaria munita di gancio, aggiungiamo anche il lievito di birra disidratato e poi sciogliamo il sale dentro la dose di acqua. Ora azioniamo la macchina e uniamo l'acqua con il sale disciolto in essa a filo. E adesso uniamo l'olio extravergine d'oliva. Ecco che il nostro impasto si è tutto unito. Adesso lo lavoriamo brevemente sul piano di lavoro per renderlo più liscio. Poi prendiamo una bilancia e dobbiamo dividere il nostro impasto in 4 pezzetti da 100 grammi, 4 da 80 e con ogni pezzetto formare una pallina. Ecco, formiamo le nostre palline, non riusciremo a pirlarle con le mani perché l'impasto è piuttosto asciutto, però otteniamo appunto 4 palline da 100 grammi, come vi ho detto, e 4 da 80 facendo appunto questi movimenti, portando i lembi esterni verso il centro e ruotandolo fino a che appunto la vostra pallina non sarà piuttosto liscia. Possiamo anche pizzicarla e metterla poi al contrario, la pizzicatura deve rimanere sul fondo. Ecco, pronte le nostre palline, ora le copriamo con della pellicola, possiamo portarle nel forno spento. Adesso dobbiamo aggiungere le patate a questo ripieno, le sbucciamo e adesso tagliamo le nostre patate a cubetti. Ovviamente cubetti non troppo grandi, massimo un paio di centimetri. Li andiamo a inserire dentro la carne e mescoliamo per bene. Ecco, io aggiungerei quindi un po' di sale e un goccio d'olio ancora, giusto per condire anche le patate. Ora lasciamo il nostro ripieno qui da parte e ci dedichiamo invece alla stesura del nostro impasto. Cominciamo con la pallina un po' più grande, quindi quella da 100 grammi, e la tiriamo fino ad ottenere un diametro di 18 centimetri. Ecco, vi
Abbiamo fatto la base di 18 cm e adesso con una pallina più piccola invece ricaviamo un diametro di 10 cm. E già ci siamo anche con questo. Ora mettiamo il disco più grande sulla bilancia e ci mettiamo sopra il ripieno, 250 grammi. In pratica dovremo dividere il ripieno in 4 parti uguali, però magari la bilancia ci aiuta a essere un po' più precisi, ecco. Adesso mettiamo il disco più piccolo di sopra. Io pizzico l'impasto più o meno a un quarto del dischetto e poi comincio ad arrotolare in questo modo, a fare una specie di cordoncino, ecco. Eccola qua, non è bellissima? Prendiamo una teglia, carta forno e la mettiamo qui. Naturalmente ripeteremo la stessa operazione con tutti gli ingredienti e metteremo le 4 impanate sopra alla nostra teglia. Poi andranno in forno a 180 gradi per 40 minuti. Belle le mie impanate, eh? Guardate che colore, sembrano dei soli. Vediamo come sono venute dentro. Fantastiche. E con queste meraviglie vado a fare una foto.